Salve a tutti e bentornati sul canale di Big Bro 83 per il sesto episodio di questa guida al platino di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Ciao a tutti e ciao Big. Ciao Duke e ben ritrovato e grazie per essere ancora qui con me. Prima di cominciare l'episodio, prendendo il treno diretto a Keldik, luogo del nostro primo field study, è già possibile sbloccare il trofeo International Bank of Rin, che consiste nell'avere 1 milione di mira, utilizzando il trucco straconosciuto del piatto unico di Elliot, il Worm Egg Soup. Comprando gli ingredienti nel negozio di Brandon, ossia il Fresh Egg ed il Coarse Rock Salt, e facendo tale piatto un'infinità di volte, raggiungeremo tale traguardo. This turns out okay. Oh, this looks pretty. This is my special. Dopo aver comprato tutti gli accessori disponibili in questa parte, tutti o quasi gli ingredienti culinari, il nuovo equip per Alice e Laura, le 2 cover opzionali da George, dopo aver sbloccato 2 slot nell'Arcus di Laura ed 1 slot in quello di Rin, possiamo iniziare sul serio. Arrivati alla stazione incontriamo i ragazzi del secondo team diretti a Parm, la cittadina più a sud dell'impero ereboniano. Notiamo fin da subito un clima teso dovuto alla presenza di Jusis e Machias in team, a differenza del clima tranquillo e rilassato che c'è nel nostro team, visto che Rin e Alisa hanno finalmente fatto pace. Con Fi, Gaius, Emma, Jusis e Machias che si dirigono al loro treno, Rina, Lisa, Elliot e Laura espongono le preoccupazioni su come andrà il field study del secondo team, però dobbiamo comunque preoccuparci delle nostre prove. Appena seduti, Laura ci darà informazioni aggiuntive su come ha raggiunto Trista e scopriamo che Legram, la città da cui proviene, si trova nella direzione di Bareahard.
Dopodiché, per passare il tempo, ci scambiamo informazioni su Celtic, che è conosciuta per essere una città di mercanti e la loro maggiore risorsa di sostentamento è infatti il turismo, attirato dal gran mercato. Celtic si trova nella provincia di Kreuzen e ha una stazione che fa da collegamento per Heimdar, la capitale, Bareahard e persino Crosswell. I ragazzi si interrogano sulla vera natura dei field study e cosa abbia in programma l'istruttrice Sara per loro. Per ottenere gli incarichi assegnati dall'istruttrice dovremo recarci alla locanda non appena arrivati, e mentre gli studenti parlano vengono interrotti da una voce femminile. Con nostra grande sorpresa scopriamo che l'istruttrice Sara si trova sul nostro stesso treno, e alla domanda sul perché lei si trovi con noi scopriamo che, visto che è il nostro primo field study, ci potevamo sentire persi senza la sua presenza, nonostante lei riconosca che il secondo team, con le problematiche di Usis e Machias e i loro continui litigi, avrebbe più bisogno di lei, ma sarebbe un lavoro troppo grande, troppo pesante e lei non vuole farlo. Ci farà compagnia fino all'arrivo alla locanda. Quando avremo la possibilità di parlare con i personaggi, selezioniamo Elliot per dare il via ad un minigame di Trails of Cold Steel, il Blade, un gioco delle carte. Le regole sono piuttosto semplici, bisognerà avere alla fine della mano un numero maggiore rispetto al nostro avversario, utilizzando carte che vanno da 1 a 7, dove la carta numero 1 può essere considerata anche un jolly, poiché ripristina l'ultima carta abbattuta dal nostro avversario quando utilizza la carta speciale Bolt. È inoltre presente un'altra carta speciale, quale la Mirror, che scambia le carte in nostro possesso con quelle del nostro avversario e viceversa. Tale minigame è inoltre associato al livello dei Link Attack, poiché sia se si vinca o si perda una partita la prima volta con ciascun personaggio in ogni chapter, si otterranno sempre e comunque 50 punti Link Attack. Quindi noi, per sbrigarci, perdiamo le partite con i nostri avversari, ma, cosa personale, io devo battere Laura. Let's get started! Come on, draw a card. Oh, same score? We better draw again. After you, then. I won! Then let us begin our duel. Please draw a card. We're evenly matched. Let's redraw. We're evenly matched. Let's redraw. Then I'll make the first move. Divine Bolt! Divine Bolt! We're evenly matched. Let's redraw. The first move is yours. I didn't expect that. Divine Bolt! Mirror! We're evenly matched. Let's redraw. Then I'll make the first move.
We're evenly matched. Let's redraw. Then I'll make the first move. I admit defeat. Well done. Quando avrete terminato di giocare a Blade con i 3 compagni, selezioniamo Stop Talking per arrivare infine a Keldic. The Ministry of Railways wishes to thank all passengers for their patronage. This transcontinental train is bound for Crossbow. The next stop is Keldic. Keldic. Passengers traveling to Bereahard, please change trains at this stop. Arrivati a Keldic ci dirigiamo alla locanda con Sara, che ci fa sapere che la cittadina è nota sì per il gran mercato ma anche per le sue birre. Wow, so this is Keldic. It seems like a really relaxing little town, though there are a lot more people here than I expected. I imagine they've come for the Grand Market. Even merchants from other countries regularly come to see it. Sounds like this place is as popular with the tourists as the capital then, but for a whole different set of reasons. Keldic's also widely renowned for their local beer, which they make using rye. But you're all still minors, so I'm the only one here who gets to drink it. Are you trying to make us jealous? We don't really care, you know. Anyway, let me show you to the inn. It's, right over there. Okay, let's go. E mentre ci dirigiamo alla locanda, vediamo un signore elegante, probabilmente un nobile, che ci osserva. Well, well, I hadn't expected to see the Purple Lightning herself in such a quaint little town. And the chicks with her seem like an interesting lot, too. No time for that now. I have more pressing matters to attend to. E si riferisce a Sara chiamandola col nome di Purple Lightning. È sorpreso di vedere in una cittadina così piccola e dice che anche i ragazzi con lei sembrano interessanti. Arrivati alla locanda scopriamo che la proprietaria e l'istruttrice si conoscono e verremo presentati a lei. Tutto ciò mentre Sara ordina una birra e degli snacks e non è neanche mezzogiorno. Veniamo poi portati alla nostra stanza, una comune, dove dormiremo tutti e 4 assieme.
Dopodiché la proprietaria ci darà le missioni da svolgere durante i giorni del Field Study, che sono 2. Con grande sorpresa dei ragazzi, in special modo Alisa, la stanza dovrà essere condivisa fra tutti e 4. Dopo qualche titubanza e grazie all'intervento di Laura che suggerisce ad Alisa che, essendo loro aspiranti soldati, dovrà cominciare prima o poi a farsene una ragione nel condividere la stanza con gli uomini, cosa che succede nell'esercito ereboniano. Tuttavia Alisa suggerisce ai suoi compagni di incatenare Rin a letto, data l'esperienza poco piacevole che ha vissuto con lui nella Old School House. In totale ci sono presenti 3 missioni. 2 di queste missioni sono required, quindi sarà necessario farle per proseguire con la trama, mentre la terza è una quest verde, quindi opzionale. L'area in cui si svolgerà questo Field Study è compresa entro 200 selge da Keldic. Selge che è un'unità di misura nel mondo dei Kiseki, dove un selge equivale ai nostri 100 metri. I ragazzi sembrano scettici leggendo le quest, sono richieste piuttosto normali, escludendo l'eliminazione di un mostro. Le missioni sono infatti molto simili a quelle affidate a Rin dal consiglio studentesco, missioni che l'hanno aiutato a comprendere meglio la città di Trista e la Tors. Di conseguenza anche queste missioni potrebbero avere il medesimo scopo. Per proseguire con la trama dovremmo parlare con l'istruttrice Sara al piano di sotto. Intanto però parliamo innanzitutto con Margot per ottenere il secondo recipiente, lo Sweet Cookie. In questa parte del gioco è possibile sbloccare già tutti quanti i piatti di questa ricetta, poiché Alisa è il personaggio adibito a creare il piatto unico. Fatto ciò, parliamo con la nostra bella istruttrice che si sta allegramente ubriacando bevendo un enorme boccale di birra. Nothing hits the spot quite like a cold beer. She looks like she's having the time of her life. How many pints has she downed already? It's not even new. Oh, you kids are still here? I'll just be hanging back and enjoying myself, so go on ahead and get started. Don't mind me. We have questions for you, though. What's with these field study tasks? I'm glad they're not as difficult as I was expecting, but they're just so... Well, it makes sense you'd have some doubts. You only need to do the ones it says are required, though. Feel free to just ignore the rest if you want. I don't care. Up to you how much or how little you want to do. Stop being so irresponsible and... Wait. These kinds of decisions are as much a part of our field study as the tasks themselves. Oh, what? What do you mean? You have 2 days. Trista isn't far from here, so you'll be returning to the academy tomorrow evening. Until then, you can spend your time here however the 4 of you see fit. Every decision rests on your shoulders. I won't be forcing you to do a thing. Così come per Trista e per l'Accademia Tors, anche a Keldic è presente il Quick Travel.
dove possiamo sostanzialmente teletrasportarci in quasi tutte le ubicazioni presenti nella città. Una volta usciti dalla locanda e riottenuto il controllo del gruppo, possiamo dedicarci a sbloccare le prime 2 quest che ci hanno assegnato. La prima di queste quest è opzionale, ma bisognerà farla comunque per ottenere il grado S alla fine del Chapter 1 ed ottenere il relativo trofeo legato al completamento di tutte le quest. La prima di queste è recarci nella chiesa, dove ci aspetta padre Zirbel. Costui in sostanza ci chiederà di recuperargli 2 ingredienti per una medicina. Il primo di questi ingredienti lo otterremo già in questo episodio andando a parlare con un NPC situato nel Grand Market, mentre il secondo ingrediente dovremmo aspettare l'episodio prossimo. A Odwin's Arms e Orbal Factory incontreremo 2 NPC. Il primo di questi vende nuovi pezzi di equipaggiamento, tra i quali anche delle nuove armi, mentre il secondo NPC, chiamato Samus, darà il via alla seconda quest di Geldic. In sostanza ci chiederà di sostituire una Orbal difettosa con una nuova, dandoci anche una password che dovete segnarvi perché è legato ad un ottenimento di un AP extra. Qualora doveste dimenticare questa password, basta comunque sia ritornare nel notebook nella sezione Quest e rileggerlo. Nella piazza della città è presente un NPC chiamato Chris, che vende il primo volume dell'Imperial Chronicles al prezzo di 100.000. Se non l'avete acquistato a Terista o all'Accademia Thors, avete un'ultima occasione per ottenerlo. Dopodiché possiamo recarci nel Grand Market. Nel Grand Market sono presenti molti negozi. Bisogna acquistare i libri di Tommy per ottenere i primi 2 volumi del Carnelia Reprint, necessari per il trofeo d'argento apposito. Sono presenti numerosi accessori che proteggono da alcuni status alterati. Consiglio quelli che difendano da Faint e Confuse per questa parte. Suggerisco inoltre di acquistare il Sitting Mishi, il primo di 3 accessori che vanno a formare il Mishi Set. Il primo lo possiamo prendere qui a Keldic, gli altri 2 li prenderemo in futuro. Inoltre ricordatevi di parlare con Anita per ottenere il Red Moon Rose volume 2.
Wow, check out all these stalls! Parlando con Flint, l'uomo che ha un punto esclamativo di color verde sulla sua testa, è possibile ottenere il primo dei 2 ingredienti che sta cercando padre Zirbel. Inoltre, questa bancarella venderà gli oggetti necessari a curare gli status alterati qualora non disponeste dei mira necessari ad acquistare gli accessori che Duke ha suggerito, quali il sedative che previene lo status confuse, lo stimulant che previene lo status faint ed il relaxant che previene lo status seal, tutti venduti al prezzo di 40 mira ciascuno. L'accessorio facente parte del set che ha citato Duke è venduto da Ofen, la bancarella posta in alto sulla sinistra. È possibile ascoltare anche un dialogo extra parlando con il commerciante, dove verremo a sapere il punto debole di Laura. Mishi? I admit it has a certain charm. Ed una volta ottenuto il libro da Anita, possiamo dirigerci verso l'uscita ovest di Keldic. No, Big, hai dimenticato il vocale extra di Alisa parlando con la signora vicino ad Anita. Oddio, scusate, la vecchiaia, ragazzi, abbiate pazienza. Meno male che ci stai tu, Duke. Oh, the lace at that stall has a really pretty design. Adesso che abbiamo fatto anche questa cosa, possiamo davvero recarci verso l'uscita ovest. Parlando con i soldati di Krösen scopriamo che sono incaricati della protezione e del mantenimento dell'ordine a Keldic. Sono alle dipendenze del Lord di quella provincia e sono una forza militare separata dall'esercito. Facciamo poi un'altra scoperta interessante, cioè i soldati della provincia di Krösen sono alle dipendenze della famiglia di Jusis, gli Albarea. Nel prossimo episodio vedremo in azione Alisa, ma soprattutto Laura. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like o un commento se volete. Ma potete lasciarmi, a me, un insulto senza problemi. Tanto Big non si offende. Un grosso abbraccio da BigBro83 e da Duke. Alla prossima, ragazzi!